Va bene, io partirei di qua, ok. Quindi ho preso questo DJI Pocket 1 che mi è sembrata una cosa fighissima quando ho visto le recensioni, una risoluzione pazzesca. E se io prendo, ma vai in là perché si sente casino, l'iPhone XR, faccio un confronto sulla qualità, probabilmente viene molto meglio. Almeno spero che sia molto meglio. Se adesso fate un fermo immagine e io vi ho fatto lo zoom al 200% per evitare che la compressione di YouTube renda tutto uguale, noterete come il palazzo registrato da iPhone XR è molto più definito, ma questa definizione è finta perché è ottenuta tramite un contrasto digitalmente aggiunto e non è mai una cosa buona, perché si aggiunge anche digital noise, che infatti potete notare sui rami degli alberi spogli. Quindi sì, Osmo Pocket registra un'immagine migliore e più naturale rispetto a iPhone XR per quanto riguarda la definizione. Altro tema è se si possono ottenere facilmente dei video dai colori piacevoli. La cosa assurda è che ho registrato con Osmo Pocket 1 e Osmo Pocket 2 e per avere due immagini simili come colori ho fatto una fatica bestiale. Ho cominciato a lavorare con Osmo Pocket 1 e dopo aver bilanciato l'immagine ho usato la LUT di Alessandro Morolla. Se fosse sempre così sarebbe perfetto, ma ovviamente dopo ho fatto lo stesso con Osmo Pocket 2, ma la sola aggiunta della LUT di Alessandro Morolla mi dava dei colori terribilmente differenti, in zone chiave come il cielo, l'erba, l'incarnato. Con il Pocket 2, dopo aver bilanciato il bianco e aver aggiunto la LUT di Alessandro Morolla, mi era venuto un cielo orribile, per cui mi sono dovuto creare io una lookup table per il cielo, quindi ho dovuto perfezionare la luminosità delle due immagini, per ultimo togliere delle dominanti sia sulla giacca sia sull'incarnato, in modo che l'immagine fosse effettivamente utilizzabile con quella del DJI Osmo Pocket 1. Dopo vi dico dove scaricare gratuitamente le LUT da usare con DJI Osmo Pocket 1 e 2. Anche perché come face tracking io uso uno... cioè funziona, per carità, se faccio così lui mi tiene. Però se io uso quindi dicevamo che se io monto qua, questo è lo MySteady V2 che ha il face tracking, devo stare attento quando lo monto perché se tocco lo schermo ovviamente succede un casino. Non funziona un cacchio oggi però, Poi accendo qua, ok, teoricamente se faccio una gesture mi dovrebbe seguire, mi ricordo più com'era la gesture. Ah, aspetta, c'era il verde ma non si vedeva. Ok, quindi lui mi sta seguendo, no? Quindi ok, mi stanno seguendo tutte e tre, cioè tutte e due, no? Il Pocket 1 e ho MySteady, per cui questa cosa c'è, però se io vado oltre una certa distanza non mi seguono più, a parte che questo continua a cadere, ecco, per cui adesso mi seguono, no aspetta, ok, adesso mi seguite tutte e due, fino a che punto mi seguiranno? Niente, MySteady sta vincendo. No.
Ah sì, mi ha ripreso. Vedi, la cosa bella è poi che OMI Steady mi riprende. Mentre Pocket, una volta che mi ha perso, anche se torno dentro, questo perché? Questo qua perché continua a spegnersi? Andava bene fino a 2 secondi fa. Oh. Ok, dicevamo che questo qua non ce la fa. Vabbè, sarà scarico. Solito discorso che non funziona mai un tubo. Che fatica. Face track on. Quindi va bene proprio per camminare. Ma OM mi sta seguendo ancora. Ah, che bravo. Andiamo fin dove mi segue. Dire, ehi, ciao ragazzi, come va? Sto facendo questo video, ho comprato il Pocket 1 che finché lo tieni in mano funziona bene, per carità. Dicevano tutti che è troppo corto come angolo, boh, ma io lo sto tenendo normale, non mi dispiace tanto, no? Poi preso, vabbè, dall'entusiasmo, devo confessarvi, ho preso anche il Pocket 2. E anche lui la stessa difficoltà, nel senso che ti segue, però appena ti allontani un po' non ti segue più. Vedi che già fa fatica. Ma mi sta sempre seguendo? No, mi sta più seguendo. Ecco, guardate, ma guarda che disastro. Ecco qua, come velocemente non mi segue più né il Pocket 2 né l'OMI Steady. Ci vediamo alla prossima puntata perché non ci capisco un tubo con questi accessori che dovrebbero fare i face tracking e appena ti allontani più di 1,5 metri ti perdono. Boh. Ciao, alla prossima. Spengo tutto. Facciamo un video nel mare? Dai, ci sono anch'io. Ci sono io e poi c'è Diego. Se cercate su Google DJI Osmo Pocket LUT Free Download trovate molti contenuti e anche video che spiegano come funzionano e come installare le LUT. I color grading che avete visto finora e vedrete poi sfruttano le LUT di 2 autori. Il primo è il nostro Alessandro Morolla, collega molto tecnico e preciso che per Osmo Pocket propone 2 LUT. Tramite la pagina dedicata potrete scaricarle facendo un'offerta quasi libera, nel senso che il minimo previsto sono 4 euro, quindi potrete offrire 5, 6, 7 ma non meno di 4 tramite carta di credito o PayPal. Otterrete 2 LUT, la prima per un colore naturale e la seconda ci darà un effetto più cinematico o cinematografico, come si dice. Confermate la vostra email e accettate la voce per ricevere informazioni in caso di novità e potrete completare l'acquisto, se vorrete. Il secondo autore è Mauro Licul, un simpatico e preparato tecnico creato, il quale sul suo sito ci dà un po' di spiegazioni in più sulle sue LUT, facendoci vedere subito il look e mood che danno. Non sono destinate a compensare l'appiattimento del formato di
scene like, ma daranno un tono specifico in base all'obiettivo che vogliamo raggiungere. E come avete visto dagli esempi, aggiungere l'effetto freddo ghiaccio inverno, oppure l'effetto autunno, oppure l'effetto estate cambia moltissimo il mood dell'immagine. Anche in questo caso l'offerta è libera, ma Mauro prevede l'offerta a 0 euro per chi per esempio volesse solo provare e non utilizzare le sue LUT. Ovviamente se vedete che poi utilizzerete le sue lookup table vi consiglio di farvi un'offerta anche bassa per gratitudine e rispetto del lavoro che ha fatto per sviluppare le sue LUT, e su come creare anche noi una LUT da zero parleremo poi in un video apposito. Questa è registrata a mano libera. Una macchina in movimento, c'è da dire. Perché se balzi della macchina non muovi. No. E questa è Noemi. E ciao, ciao, ciao. Bene. Adesso ti faccio sempre bene. Adesso ti faremo. Come sta? Sì. Ciao per bene. Ciao, ciao, ciao. Ora preset, take 3 perché lei aveva la batteria full. Oh che casino. Ok, sono qua. Ho cambiato la batteria all'Osmo Action. Sono sincronizzate, quindi dicevamo che allora Pocket 1 voglio vedere come qualità, come riprende, ok? E poi voglio capire per chi avesse dei lavori da fare, tipo io adesso devo montare una sedia ergonomica perché la mia sedia mi sta spaccando la schiena, quindi voglio capire per chi ha dei lavori da fare se è meglio mettere banalmente un iPhone qua. Vabbè, questo è con lo stabilizzatore, no? In modo che anche se io mi muovo lui dovrebbe restare abbastanza dritto, però si potrebbe anche mettere, qua c'è un sacco di supporti, no? Supporti gimbal brushless per le varie GoPro, dal Removu, che è il più vecchio costoso originale, al Feiyu, allo Xiaomi C, che con una piccola modifica tra l'altro diventa anche valido per tutte le action cam. Però adesso appunto volevo fare questa prova e capire se funziona bene per le soggettive. Il primo punto è che come supporti è veramente messa a schifo, perché c'è questo supporto qua, no? Cioè per così si monta, così, così, zac. Ecco, ma fondamentalmente, allora, questo qua, questo è su a pressione, no? Cioè, c'è questo adattatore USB-C, queste due alette, si inserisce così, non è che viene fissato, quindi quando balla, no, già qua sta ballando, cioè si vede, no? Vedi che balla, a me questa idea qua sembra delirante, va bene se la metti su un cavalletto, lo lasci lì immobile, ma se io lo devo mettere qua sopra, no? Se io lo devo avvitare qua, cioè, no, te lo avvito anche. Però io con questo vado in giro, si muove, balla. Quindi questo supporto bocciato fondamentalmente, no? Mi sembra veramente una roba di... Già così ho paura di rompere qualcosa. Che poi, boh, non è un oggetto da 30 euro. Quindi, altra cosa che avevo trovato, questo supportino qua, che era molto furbo, e la mia idea è che, siccome serve la base wireless, perché io mi posso connettere qua all'iPhone, no? E posso vedere l'anteprima. La base wireless deve star su, e quindi deve avere un supporto che posso montare tenendola. Questo è molto furbo come posizione, ma questo anche stretto al massimo balla. Vedete che balla? Cioè questa roba fa schifo. Tant'è che, vedi che io l'ho rotto, perché io avevo la chiavetta, come si chiama? La vitina da avvitare, no? Come se fosse una di queste vitine qua. Era qua, entrava qua, l'ho stretta, ballava, ho usato la pinza, spac, si è spaccato tutto, adesso faccio il riso su Amazon. Però per fortuna poi ho trovato questo qua,
che secondo me è geniale, no? Intanto perché si inserisce qua. Ok, si inserisce qua e io me la monto per così. No? Ecco, sì. Si inserisce qua. Tu perché non mi stai seguendo? Ecco, il face tracking è un'altra cosa, cioè sarebbe questi Osmo, tu sei il 2, no? Allora, se registrano bene, sono problem free, lasciano, cioè ti devi solo preoccupare di fare cose creative. Per cui io lo imposto, che fa il face tracking, io vado in giro e parlo, ma dopo un po' se mi perdi, a che cavolo servi? Comunque stavo dicendo, questo lo monto qua e volevo anche vedere il punto di vista di prospettiva, cioè c'è anche appunto la verifica di qual è il punto di vista, è meglio un iPhone qua sul petto, è meglio una camera, questa è fighissima secondo me, veramente spettacolare, farò una puntata apposta, ma cioè, la monti su, te la dimentichi e teoricamente registra tutto. L'unico problema è che in wireless, se vuoi vedere qua, dopo 2 secondi, ci hai messo 3 minuti a connettere, dopo 2 secondi si scollega. Comunque, l'iPhone qua, l'Osmo Pocket qua, no? Oppure questa camerina. Adesso faccio il montaggio appunto della mia sedia e banalmente vedrete voi qual è il migliore. Cos'è? TRT? Ma Dio, che palle, oh, slow write speed. Ma 4K30 sta registrando. Allora, sto registrando con... Ma lui mi ha perso poi. Ma tu guarda, ma perché non funziona un tubo? Vieni qua. Oh, ce la fai a seguirmi fino a qua? No, non ce la fa. Che poi c'è un angolo limitato, cioè mi perde. Ok. Vieni qua, sto registrando con questa qua DJI Action con una card SD della Manfrotto U3 mi sembra. Non ce la posso fare. Va bene, facciamo questa prova, mi monto questo, questo supportino qua. No, ma perché mi hai perso di nuovo? Ma guarda che è una roba delirante. Face track, devi farlo il face track. Allora, questo supportino qua è geniale per un'altra cosa. Oltre che lo posso angolare, c'ha questo blocco rapido che è geniale, per cui io trovo il mio angolo, tipo questo, faccio così, è bloccatissimo, è una figata pazzesca. E io posso, no, farlo uscire, adesso non vorrei spaccarsi tutto, no, eccolo qua. Cioè anche il montaggio, quando uno è meno imbranato di me, fa così, fa così, fa così, bloccato, c'è. Infatti adesso volevo fare un po' di prove di moto con questi sistemi che faccio girare l'action cam con questi, ne compri 2 o 3 di questi supporti. Ah, mi stai seguendo ancora? Ma che brava, Pocket 2, incredibile. Facciamo il montaggio che mi sto già incazzando, che è meglio, va bene. Mamma mia, è stato abbastanza un incubo fra cose che vanno e non vanno, tipo, no, Pocket 2, ok, riesci a seguirmi? Ma fino a che distanza mi segui? Cioè, qua mi segui? Sì. Bah. Allora, ho montato la mia sedia e adesso la proverò e sull'altro canale, Marco Prova Tutto, dirò come mi trovo, perché il focus qua non era tanto provare una sedia ergonomica per chi lavora tante ore al computer, tipo fare montaggio video, quanto questi accessori, no? Queste camerine, qual è la migliore per far vedere. Ecco, per esempio non mi segue già di più. No, non ce la fa, eh. Allora, su questo sei pessimo, tu vai bene fino a 1 metro, 2 metri, invece Pocket 2... Allora, non è malaccio, nel senso che puoi regolare la visuale utilizzando, guardati dentro te stesso, utilizzando un iPhone messo su questo supporto da braccio, il che non è male,
parte che continua a ribaltarsi, però il problema, la prima cosa che avrete notato subito è che io quando faccio varie operazioni, lavoro qua, poi lavoro qua, poi lavoro qua, lui si perde, no? A un certo punto, a parte questo che continua a ribaltarsi, ma si perde, non so, eppure sono in follow mode, non sono in tilt lock o in lock mode, cioè non è che lui, lock mode sarebbe che lui fisso in questo punto, io muovo le spalle e lui continua a fissare. Io sono in follow mode, quindi lui dovrebbe muoversi con me, ma non lo fa, a un certo punto si fissa. Altre problematiche che con il telefono, allora il telefono ha un angolo molto stretto e anche lui devi continuare a metterlo a posto, no? Anche lui non va spontaneamente e in più ha un angolo molto stretto, quindi è difficile. Secondo me sbaglio un po' meno di questo, ma adesso voglio vedere in post-produzione quando faccio il montaggio e poi do il giudizio finale. Invece Ode Ordro e P7 che è intuitivo, cioè se io guardo il mio Osmo Pocket, lui lo sta guardando, se io guardo il mio iPhone 8, lui lo sta... se io guardo il mio schermo che come al solito si ribalta, ribaltati, lui lo sta guardando, quindi questa cosa qua, madonna mia, sono contro luce. Perché mi hai perso di nuovo? Okay. Vedi? Okay. Questa cosa qua, cioè l'Ordro e preset, è la cosa più facile in assoluto per fare i video con il punto di vista di chi sta montando o costruendo qualcosa. È il più facile e fra l'altro la batteria è durata mentre Osmo Action, che è qua, ma già non mi segui più? Sono qua? No, ce la puoi fare, eh? E più di tanto non mi segue. Cioè più di 20 gradi non fai. Qua c'è Osmo Action che forse non vedi perché più di 20 gradi non fai. Ma che cacchio si fa? Lei si è scaricata la batteria, poi l'iPhone mi ha dato storage full, questo va un po' per i cavoli suoi, l'ordine è il migliore. E fra l'altro non so se lo notate qua. Dove vai? Sono qua. Qua c'è dentro una gimbal, quindi... Oh. Ce la fai? Ce la puoi fare di correre in te. Qua c'è... Dove stai andando? Qua c'è dentro una gimbal, ok? Per cui se io muovo la testa, non so, fra l'altro il minimum focus distance, MFD, cos'è? Io quasi quasi ti perdo del tutto. Ok, adesso mi ha perso. Alleluia. E adesso posso far vedere senza che mi muova, che cerchi di seguirmi stupidamente perché non ce la fa. Non so se lo vedete qua, ma forse faccio prima a toglierlo. Qua non si capisce un tubo perché c'è uno schermino minuscolo. Ma qua c'è una gimbal, cioè sembra incredibile in così poco spazio, ce l'hanno messa davvero dentro. Sembra... Io pensavo che fosse una boutade pubblicitaria, no? Torno a provare a seguirmi, che non ce la farai mai. E invece no, c'è davvero una gimbal, quindi è un prodotto eccezionale, peccato che sia una gimbal 2 assi, fosse 3. Allora, per me dovrebbe avere l'audio più potente, perché è flebile, io sono audioleso, vabbè, però l'audio è proprio debole. Una durata della batteria mi ha sorpreso, però vorrei star più sereno, che magari vado in giro, faccio tante cose 4-5 ore, sarebbe una figata. E poi basta, bene. Visto che una delle funzionalità pubblicizzate è la connettività wireless per controllare ciò che stiamo registrando sui nostri tablet o telefoni, adesso vi faccio vedere cosa succede nel mondo reale. Primo test, proviamo a connetterci utilizzando il nostro iPad, il quale vede subito correttamente il DJI Osmo Pocket, inizia a connettersi, cerca di connettersi, ma dopo un po' mi dà il segnale che non riesce a connettersi alla rete. Io, siccome sono testardo, vado avanti, nel senso che 1, 2, 3 volte gliele concedo di tentativi. Mi sembra un po' strano, perché siamo già abbastanza vicini, non è che sono in un'altra stanza. Non dovrò mica abbandonare, vero? E niente, se devo abbandonare, allora... Di solito, spegnendo e riaccendendo, come il buon Windows 3.1 insegna, si risolve sempre tutto. Quindi io prima penso a un problema dell'app e poi penso a un problema di Osmo Pocket. Utilizzo la medicina di Bill Gates con tutte e due e provo a riconnettermi. Secondo voi avrò più fortuna? Niente ragazzi, secondo me questa connessione wireless fa proprio schifo, nel senso che dovrebbe funzionare ma è evidente che non funziona. Fra l'altro stiamo parlando del Osmo 1, per cui non è che hanno avuto poco tempo eventualmente per perfezionare e risolvere i bug dell'app. Mi sa che fra un po' devo cedere, l'iPad non si connette.
Va bene, ma abbiamo anche un potentissimo iPhone, poi vediamo se l'iPhone è più fortunato. Facciamo partire l'app di DJI Mimo anche qui, gli diciamo di connettersi, lo vede subito e questa volta succede la magia. Per cui adesso vi faccio vedere invece il range di trasmissione, che, piccolo spoiler, in questo test, visto che lui sapeva di essere registrato da Ordro EP7, è stato anche migliore di quello che mi succede di solito. Certo, dopo i vari tentativi per connetterlo. Che voto do alla connettività wireless di DJI Osmo Pocket? Vicino allo 0, diciamo un 3. Assolutamente inaffidabile.
Sto facendo l'unboxing e come al solito questo non mi segue mai. Ed è il Neabot aspirapolvere che costa la metà, meno della metà del Dyson, ma io spero di risultati migliori, anche perché oltre che aspirare... Ma perché non mi segui mai? Me lo spieghi? Mi devo spostare io a seguire te? Ma che cavolo. Va bene, quindi spero di avere risultati migliori. Questo lava oltre che aspirare. Mi interessa che aspiri e siccome è alla base di ricarica spero di non doverlo pulire tutti i giorni. Però lo spunto mi è grato per provare le cose che non funzionano, perché sembra sempre tutto figo finché vedi dei video fatti apposta a farli sembrare fighi. E voglio fare l'unboxing e capire quale fra la camera head mounted piuttosto che l'Osmo Pocket 2 piuttosto che l'Osmo Pocket 1 li ho invertiti rispetto a prima, perché l'Osmo Pocket 1 ha un'ottica più stretta, molto più stretta della 2, quindi magari la 2 è meglio per appunto riprendere mentre stai montando. Mi si è un po' afflosciata qua, si affloscia sta pezza. Ok, forse così meglio. Dite quale vi dà la visuale che vi piace di più? Mamma mia, un po' di fastidio lo dà l'archetto, però come comodità, cioè io non devo controllare nulla, so che l'ho calibrato una volta come angolo di visualizzazione, però come semplicità, cioè io so che la visuale l'ho calibrato una volta come angolo e adesso lo monto, cioè me lo metto in testa e via così, anche con gli occhiali vedete che ci sta. Mentre l'Osmo Pocket 2, secondo me, mi prende un po' troppo me. No, così dovrebbe andare bene, no? L'Osmo Pocket 2 rispetto all'1 è molto più ampio, voglio vedere se funziona meglio. E il mio, invece qua c'è il mio iPhone, ok, l'iPhone 8, sono stabilizzatori wearable 2 assi, ma sono qua! Ma porca. Ciao Osmo Pocket 1. Qua dicevo Pocket 1 rispetto a te c'è una macchina più affidabile perché è uno stabilizzatore wearable 2 assi PNJ COM, ok? Smart Stab. Molto comodo, ho montato, adesso ve lo faccio vedere. Okay. Ho montato l'iPhone con un case power bank. Perché? Perché mentre registri si scarica un sacco e si rovina la batteria, rischi che ti duri 6 mesi la batteria dell'iPhone. Se carichi wireless si scalda e si spegne. Allora l'unica soluzione è un power bank tipo questo, che però deve essere sottile. Ci ho messo un sacco a trovare il più sottile che esiste su Amazon. Infatti anche con lo Smart Stab non fa grosso casino. Vedete che comunque ci sta abbastanza bene. Cioè è un po' grosso, ma lo tiene. Diciamo che anche se salto, che paura. Va bene, andiamo avanti. Mi stai sempre seguendo, Pocket 1, sei il numero 1. Vai avanti così che è meglio, per favore. E smontiamo questo aspirapolvere robot che promette di fare faville. Non romperlo così per iniziare in diretta che mi scivola. Okay. Così poi voi giudicate qual è il migliore. Ah, si pesi. La schiena è già a posto. Ma perché gli hanno lasciato fuori solo? Perché ne ho solo uno. Va bene, roba strana. Io è tutto storto. C'è sta roba che il telefono, l'iPhone va molto direzionato. Questo va abbastanza bene. Non vede molto in basso. Mentre ovviamente l'ordine va bene. Vedete che già ci sono delle considerazioni diverse. Un po' che tu non mi fai paura che mi stai seguendo. Ah, ecco, mi sembrava. Comunque, dicevo che questo è sempre comodo, questo è ampio ma un po' in alto e questo lo devi direzionare, quindi insomma, c'è Osmo Pocket 1 ha deciso che si fermava lì, va bene, va avanti così. DJI Osmo Pocket può anche creare dei panorami scattando automaticamente più foto, disposte ad un angolo specifico, però il processo di unione delle immagini per ottenere un'unica immagine panorama è tutt'altro che intuitivo. E per questo sono rimasto molto deluso da questa funzionalità. Vi faccio vedere una simulazione sul computer creando un'immagine larga 3 volte la singola immagine panorama, perché sono 3 foto scattate. Carichiamo le singole immagini componenti per il panorama dentro il nostro editor e poi andiamo a disporle in modo che i bordi combacino. E noteremo subito una cosa che non funziona. I due bordi della prima e seconda immagine
prime combaciano abbastanza bene, mentre quelli della seconda e terza immagine hanno un gradino molto evidente. Quindi io ho provato a utilizzare un software online gratis per creare panorami partendo da foto singole. Prima ho ridimensionato le immagini di partenza utilizzando il miglior programma di ridimensionamento possibile per Mac, per evitare di aspettare 2 ore per il caricamento delle immagini sul sito web. Sempre vi metti il link in descrizione. E devo dire che purtroppo nella mia esperienza solo quelli a pagamento funzionano, perché anche questo, che ho selezionato dopo averne provati parecchi gratuiti, mi ha mostrato gli stessi problemi che ho avuto con Affinity Photo Desktop, per cui laddove le immagini non combaciano perfettamente, così come sono uscite da DJI Osmo Pocket, il software non fa assolutamente niente per correggere gli errori. Quindi il gradino fastidioso fra la seconda e la terza immagine è ancora una volta evidente. L'unica soluzione per cercare di ridurre questo problema è ridimensionare l'immagine finale in modo da posizionare la seconda e la terza foto a piacimento per far combaciare i bordi, il cielo e il mare. Con questa operazione ancora una volta otterremo un collegamento perfetto fra la prima e la seconda immagine, ma un disastro fra la seconda e la terza immagine. Visto che la soluzione online non mi permette di ottenere un panorama automaticamente e ha pure meno opzioni del mio Affinity Photo, ovviamente, torno in Affinity e anche qua ridimensiono l'immagine finale in modo da poter posizionare meglio le 2 immagini, soprattutto la seconda e la terza, per far combaciare il bagnasciuga e l'orizzonte del mare. Noto subito dei problemi di scala, perché se faccio combaciare la parte verso il bagnasciuga ho dei problemi con l'orizzonte, quindi bisogna fare un gradino in più di ridimensionamento. Tolgo lo snapping automatico per posizionare più liberamente le immagini e dallo scatto fra la seconda e la terza immagine ho anche l'impressione che l'angolo di rotazione non sia stato perfettamente ottimizzato da DJI Osmo Pocket. Probabilmente perché Osmo Pocket non tiene conto del fatto che la mia mano non è immobile, non sono un cavalletto, e quindi quando faccio le foto panoramiche magari mi muovo leggermente e lui non compensa. A questo punto ridimensiono tutta l'immagine per non vedere lo sfondo del canvas e vado a controllare il risultato. La cosa che salta subito all'occhio è la differenza ancora una volta fra la seconda e la terza immagine per quanto riguarda questa volta i colori. La spiaggia e il cielo sono molto differenti. Per risolvere questo problema il software che nella mia esperienza sino ad ora ha lavorato in maniera più precisa e facile è ColorCone di Picture Instruments. Questo software fantastico, che potrete scaricare nella versione programma a sé stante con una prova di 14 giorni o plugin per software di montaggio video come Final Cut, Adobe Premiere, After Effects o anche Adobe Photoshop, io ve lo faccio vedere mentre sto usando la versione standalone. Come potete notare, posso scegliere un colore di partenza, un colore target e poi andare a modificare sia l'area di influenza della mia correzione, che può essere evidenziata tramite l'apposito tasto che andrà a creare una sovraimpressione colorata, sia la destinazione in termini di luminosità, tonalità e saturazione del colore, per ottenere un risultato finale più raffinato e preciso. Ma se pensate di aver finito vi sbagliate, perché dobbiamo ancora correggere discrepanze non di colore ma di disallineamento fra i bordi delle immagini, e in questo caso vi faccio vedere un programma per iPad con cui mi trovo molto bene e che mi sembra software migliore per velocità, benché non sia il più preciso, ma quando si debbano correggere dei piccoli problemi sulle immagini è il più efficace, perché come vedrete basta indicare al programma quali sono le parti della foto in cui abbiamo dei problemi e lui cerca di fare una correzione automatica con una evoluzione del classico timbrino tipico dei vecchi software di grafica. Avete presente Photoshop o GIMP? L'aspetto più comodo è che queste correzioni non richiedono nessuna preparazione tecnica ed è semplicemente prova e vedi il risultato. E considerando il poco tempo utilizzato, secondo me questo software è molto soddisfacente. Si spegne e fra l'altro non si recupera dallo spegnimento. Cioè, ma io non ci posso credere che queste robe qua sembra tutto figo, poi le usi fanno così fatica, chiamiamola fatica, no? Per non dire qualcos'altro. Vabbè, provo quello che dovrebbe essere il follow mode e vado avanti, vi faccio provare questi minuti con la soggettiva. Come al solito, secondo me l'unica camerina a prova di tutto
E questa che all'inizio non le davo molti sense, però si sta rivelando la più facile da utilizzare, la monti sulla testa, segui dove guardi, tipo se guardo qua. O se dico che sto usando DJI Pocket 2, che già secondo me non mi segue più, giustamente, e voi vi aspettate che il Pocket 1 segua? No, non segue il Pocket 2, no. Ok, adesso mi seguite tutte e due, vedete di non far brutta figura anche stavolta. Le altre prove, allora non dirò niente, inizio a provare questi manubri, mentre questa qua è tutta starta. Come si fa? Il microfono va bene almeno. Allora, l'Instamic sembrava il microfono migliore, c'è anche lui delle cose per cui viene un po' di scomodità, però piccolo, compatto, registra bene, l'audio lo sentite bene, vero? Allora, iniziamo a fare questa prova, quindi io faccio finta di allenarmi e poi discuteremo di cosa è andato bene e di che cosa è andato male. E intanto così vedete come funzionano queste bestie qua che sono i manubri pesori, insomma, no? E la prima difficoltà è che cavolo. Ragazzi, ci sto mettendo veramente troppo a fare questi video, questo mi è venuto lunghissimo. Però se devo darvi un consiglio, se comprare o meno un prodotto, preferisco essere preciso e considerare tutti gli aspetti, perché poi sono comunque 2, 3, 400 euro che partono, insomma. Quindi DJI Osmo Pocket 1 o 2, tenete presente soprattutto che l'angolo visuale di Osmo Pocket 1 è molto più stretto di Osmo Pocket 2, che quindi va meglio per il vlogging, mentre Osmo Pocket 1 va bene per inquadratura un po' più da distante, perché con questa inquadratura più stretta stringe di più sul soggetto. E Osmo Pocket 1 si trova usato tipo 130-140 euro, veramente un affare, mentre Osmo Pocket 2 è parecchio più costoso ancora, anche perché in effetti è più utilizzabile come vlogging. Li consiglio non per i face tracking, perché fa veramente schifo, sì per il dettaglio dell'immagine, un po' meno per quanto riguarda i colori, perché abbiamo visto prima che è piuttosto complicato banalmente utilizzare insieme Osmo Pocket 1 e Osmo Pocket 2, che dovrebbero rendere le immagini con una resa cromatica altamente compatibile, e invece insomma bisogna sbatterci parecchio, utilizzare delle LUT e compensare spesso luminosità e tonalità. Però, considerato tutto, se utilizzate le LUT che vi ho fatto vedere, farete abbastanza in fretta ad ottenere delle buone immagini, e quindi dimenticando il face tracking sono dei buoni prodotti. Se questa enorme fatica che ho fatto vi ha dato qualche spunto di riflessione, lasciatemi un like e magari condividete con i vostri amici, perché il mio obiettivo è sempre farci fare i prezzi migliori, ma dobbiamo essere tanti. Non siamo ancora 1000 ragazzi, bisogna impegnarsi un po' di più. Condividete con i vostri amici e andrò dai produttori e distributori di tutti i prodotti di elettronica, e visto che sono 20 anni che ci lavoro, so come farci fare degli sconti importanti, tipo 30% di sconto. Però dobbiamo essere tanti. Mi raccomando, conto su di voi. Alla prossima!